I videogiochi costano davvero più di prima? È vero che oggi spendiamo di più rispetto a un titolo acquistato negli anni 90 o nei primi anni 2000? Spoiler, il prezzo in sé non è cambiato così tanto. Quello che è cambiato è il peso sulle nostre tasche. E ora vi spiego il perché. Arrivate fino alla fine, prima di commentare, like e iscrizione, sigla. Ieri e oggi. Comprare un gioco negli anni 90, per esempio, per Super Nintendo o Nintendo 64, voleva dire spendere anche 120, 130, 140 mila lire per i titoli più grossi. Se prendiamo quella cifra e la rivalutiamo con l'inflazione di oggi, parliamo di circa 100, anche 110 euro. Anche su PC, tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000, costavano 59 mila lire, 69 mila lire, che oggi sarebbero tra gli 80 e i 90 euro. Quindi il valore assoluto in rapporto all'inflazione non è cambiato di molto, i giochi non costano più di prima e inoltre il concetto del gioco premium c'è sempre stato, quindi non è un prezzo che vale per tutti i giochi, ma per i giochi di punta. La differenza è un'altra e sta tutta nel potere d'acquisto. Il problema è che mentre i prezzi dei giochi sono rimasti più o meno gli stessi, o comunque sono aumentati pur di poco, è il costo della vita che è esploso, con la situazione degli stipendi che sono praticamente fermi da decenni. Oggi uno stipendio medio in Italia va dal 1200 alle 1500 euro e un gioco costa fra 80 e 90 euro. E se facciamo un confronto pratico, nel 98 un stipendio era su circa 2 milioni di lire e un gioco era 120 mila lire mediamente, cioè pesava circa il 6% dello stipendio. Oggi 90 euro su uno stipendio da 1300-1400 euro fa molto di più del 6%, quindi già pesa di più, ma in più dobbiamo aggiungere anche gli aumenti delle bollette, degli affitti, del cibo, il carburante e servizi di varia natura che nel frattempo sono rincarati molto più rapidamente rispetto alla crescita quasi impercettibile degli stipendi. Il digitale in questo non ha aiutato assolutamente. Negli anni 90 e 2000 un gioco si poteva giustificare che costasse così tanto perché c'era lo sviluppo della confezione, del CD o della cassetta, manuali, custodie, accessori vari, le spese di un negoziante, le spese di un magazzino, la distribuzione. Quindi tutto questo andava a incidere poi sul prezzo finale. Oggi quello che compriamo è un file da scaricare. Ci possono essere le spese di gestione dei server, ma di tutto quello che c'era negli anni 90 e 2000 ormai praticamente non c'è più, eppure il prezzo è rimasto identico, se non addirittura superiore. Il digitale ha fatto anche un'altra cosa, ha parzialmente tolto la concorrenza. In che senso? Prima, dopo 3-6 mesi, dopo un annetto, il prezzo di un gioco scendeva. Oggi sul digitale un gioco è in grado di mantenere il suo prezzo pieno o addirittura aumentare, come abbiamo visto di recente, anche per anni. Red Dead Redemption 2, per esempio, dopo 6 anni che è sul mercato, ha aumentato il prezzo a 80 euro per la versione digitale. E ragazzi, questo è assurdo, perché fare il ragionamento a metà per giustificare l'aumento di questi prezzi è sbagliato ed è deleterio anche per il mercato, perché dire che i prezzi di oggi sono in proporzione gli stessi di quelli degli anni 90 a causa dell'inflazione potrebbe sembrare corretto, ma c'è molto di più da considerare. Uno di questi aspetti da considerare è proprio il costo della vita che avevamo negli anni 90 rispetto a quello che c'è oggi, perché togliere 100.000 lire da un budget familiare degli anni 90 non pesa sicuramente quanto togliere 100 euro da un budget familiare di oggi. E soprattutto quello che compravi negli anni 90 ancora oggi ce l'hai, entravi in negozio, prendevi la tua bella cassetta oppure il CD, la custodia, il libretto, le istruzioni, la storia, le descrizioni e tanto altro, e ancora ce li hai sulle mensole. Oggi spendi 80-90 euro per una cosa che domani lo sviluppatore si sveglia, lo toglie dalla libreria e non hai più. Cioè, quindi è diminuito anche il valore fisico di quella cosa che compri oggi, che praticamente non c'è. Ma la cosa più scandalosa è che questi aumenti li stiamo cominciando a vedere anche su giochi che non sono in sviluppo o di uscita freschissima. Ritornando su Red Dead Redemption e Red Dead Redemption 2, non sono giochi in sviluppo o appena usciti. L'investimento iniziale di questo gioco è già stato bello che recuperato. Rockstar ha
già guadagnato milioni da quei titoli. Quindi non capisco perché gli altri giochi, gli altri sviluppatori di uguale caratura, col passare degli anni calano di prezzo, mentre Rockstar sta facendo la furbata di aumentare i prezzi di quei giochi che sono sul mercato da anni. Questo è inaccettabile. E attenzione, nessuno sta dicendo che sia un furto, tu paghi 80 euro e hai il prodotto. Nessuno ci sta puntando un'arma alla testa e sta dicendo comprate quel gioco a quel prezzo aumentato. E inoltre, essendo un gioco di eccellente fattura, comunque sia, non sono sicuramente soldi buttati, però possiamo sicuramente dire che aumentare il prezzo di un gioco che è sul mercato da 6 anni, che è già stato acquistato, giocato e rigiocato da praticamente tutti quelli che avevano la curiosità di giocarlo, dopo 6 anni invece che vederlo calare il prezzo lo vediamo aumentare, c'è qualcosa che non va. Parlando di Rockstar, io posso anche capire che GTA 6 sta avendo costi di sviluppo stellari che forse non abbiamo mai visto nella storia del videogioco, e capisco anche che quei costi di sviluppo vanno recuperati, ma Rockstar deve recuperarli con le vendite di GTA 6, non aumentando i prezzi di giochi sul mercato da 6 anni per ammortizzare, perché ormai ogni copia venduta di quei giochi è tutto margine puro, e in più c'è il rischio per il futuro, perché come abbiamo visto già per Mario Kart World, che fuori dal bundle venduto con la console costerà 90 euro, e poi c'è anche GTA 6 che potrebbe segnare addirittura un nuovo standard e parliamo di 100 euro al lancio per la versione base. Perché? Perché i costi di sviluppo per un AAA oggi sono veramente folli, perché si investe sempre di più sul marketing, quindi mentre lo sviluppo di un gioco magari richiede sempre più o meno la stessa cifra, quello su cui gli sviluppatori puntano oggi tramite i publisher è il marketing sul gioco, la pubblicità, ed è quasi tutto publisher che aumenta il costo. Al tempo stesso però i publisher chiaramente poi vanno a scaricare questi costi su noi, chi compra al day one. Il rischio è che se GTA 6 venderà milioni di copie a 100 euro, e sono sicuro che lo farà, quella cifra, ragazzi, diventerà lo standard per ogni futuro blockbuster, e allora sì, il peso di quel gioco sulle nostre tasche sarà ancora più alto. Quindi no, non è il prezzo assoluto a essere scandaloso, ma è il modo in cui oggi pesa sul nostro portafoglio, anche solo per il fatto che prima con gli stessi soldi compravamo qualcosa di fisico e oggi qualcosa che è etereo, ragazzi, fondamentalmente non esiste e che in qualsiasi momento ci può essere tolto. Ed è anche questo il problema, il digitale, e di come il mercato sta sfruttando questa situazione. E questo fatemelo sapere nei commenti, voi quanto sareste disposti a spendere per un videogioco oggi, e soprattutto quello che spendereste oggi quanto vi pesava 10 anni o 20 anni fa. Era una spesa che facevate a cuor leggero e oggi vi pesa, ci pensate un attimo prima di acquistarlo, o altrimenti non è cambiato nulla? Oggi personalmente ci penso più e più volte, anche prima di spendere 50 euro. Prima invece mi facevo due conti, vedevo se riuscivo a fare la spesa, la benzina, le bollette eccetera, ed era più facile fare rientrare questa spesa da 50 euro per l'acquisto di un gioco. Oggi è sempre più difficile trovare spazio per giustificare l'acquisto di un gioco. Vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine del viaggio. Adesso, se volete, potete commentare, ma soprattutto like, iscrizione se non siete ancora iscritti, e se volete supportare il canale c'è il tasto grazie sotto al video per lasciare qualche doblone nel forziere della baia. Dal Capitano Ben è tutto, vi aspetto nella baia. Un saluto marmaglia. Ho ho!